Uno degli aspetti che caratterizza tutti i giocatori piuttosto bravi è la loro capacità di comprimere la palla, la loro capacità di trasmettere energia alla palla. Che cosa fanno i giocatori bravi per ottenere questa grande compressione della pallina? Beh, sostanzialmente eseguono un movimento che si chiama delofting, cioè riescono a chiudere la faccia del bastone, di fatto a ridurre il loft della faccia del bastone sensibilmente, eseguendo quello che viene chiamato shaft lean, cioè un ritardo della testa del bastone rispetto alle mani. Di fatto i giocatori bravi partono in una posizione di questo tipo, quindi con il loro polso sinistro che in posizione di setup ha un pochino di angolo a seconda che loro adottino un grip debole come questo, quindi solo con una nocca visibile, un grip neutro, quindi con 2 nocche visibili della mano sinistra, oppure un grip forte, quindi con 3 o 4 nocche visibili della mano sinistra. Ma di fatto la caratteristica della maggior parte dei giocatori esperti e che è quello che gli garantisce una grande compressione della palla è la loro capacità di modificare la posizione del polso sinistro da una posizione di partenza con un po' di angolo a una posizione di impatto dove l'angolo scompare totalmente. Addirittura molti giocatori riescono a passare da una posizione di circa 20 gradi di angolo, 20 gradi di estensione si chiama, a una decina di gradi di flessione, cioè una posizione del genere. Questa abilità di arrivare al momento dell'impatto con la palla con le mani avanti è indispensabile per ottenere una traiettoria penetrante, una grande compressione della palla e chiaramente anche per mantenere la faccia del bastone attraverso l'impatto più square, più a lungo. Un esercizio che faccio spesso con i miei allievi è quello di metterci in posizione di fronte alla palla, in questo modo, e poi riproporre da fermi, quindi senza eseguire il backswing, la posizione di impatto con la palla che noi vogliamo, cioè cercando di sentire quindi le mani, il polso sinistro che va in flessione, da estensione a flessione, vedete in questo modo, fianchi e spalle che vanno a ruotare, la spalla destra che si va ad avvicinare alla palla e quindi di conseguenza il gomito destro che si va a piegare. Vedete che più io riesco a riprodurre questa posizione e più è facile arrivare con il polso sinistro in flessione. Il biofeedback di HackMotion in questo senso è fantastico perché permette al giocatore di associare al suono la posizione corretta. Osservate, quindi mi metto in posizione e poi via vado a riproporre la posizione di impatto fino a sentire che suona, eccolo, e poi ritorno in posizione di partenza, di nuovo posizione di impatto, posizione di partenza, posizione di impatto, posizione di partenza. Questo allenamento mi serve per imparare a visualizzare la corretta posizione del mio corpo all'impatto con la palla, per poi dopo andare a fare l'esercizio successivo, cioè prendo posizione sulla palla, a questo punto vado a portare il bastone parallelo al terreno, grosso modo nella posizione prima di impatto, quindi con lo shaft parallelo al terreno, e poi da questa posizione vado al rallentatore a portare il bastone all'impatto, cercando di far suonare il sensore. Eccolo. Ritorno in questa posizione e lo porto all'impatto. Ritorno in questa posizione e lo porto all'impatto. Questo mi serve per sentire che il polso sinistro è già pronto in questa posizione per arrivare attraverso l'impatto con la posizione del polso sinistro in flessione. A questo punto lo vado a fare tirando dei colpi, quindi cerco di riportare la sensazione dell'esercizio tirando qualche colpo, magari qualche colpo
inizialmente piccolo, solo per sentire che sono in grado di riprodurre il movimento corretto. Bene, quindi anche in questo caso metto in posizione, ok, vado a riprodurre il suono, eccolo, il suono che mi fa capire che sono nella posizione corretta, eccomi qua, e poi vado a fare il secondo step dell'esercizio, quindi porto il bastone parallelo al terreno e poi lo porto all'impatto, parallelo al terreno e poi lo porto all'impatto, parallelo al terreno e poi vado a colpire. Il mio scopo è quello di concentrarmi solo sull'azione del polso sinistro attraverso l'impatto, sul sentire che il mio polso sinistro da questa posizione, quindi prima dell'impatto con la palla, va contro la palla mantenendosi in flessione, mantenendo il polso sinistro quasi che guarda per terra, in questo modo, come se volessi spazzolare l'erba dal basso verso l'alto, come se volessi portare lo spin loft a zero, quindi colpire con un loft zero e angolo d'attacco zero. Questo è l'esercizio migliore per imparare a comprimere la palla e imparare ad arrivare con le mani davanti alla testa del bastone.